Prima o poi il momento di testare un monopattino sarebbe arrivato anche per me. Ed eccomi qui oggi con il Sisigard Arrow, un monopattino low cost, costa poco più di 300 euro, che sembra a primo impatto, devo dire, molto onesto in termini di qualità e di performance. È il mio primo monopattino, ve lo dico sinceramente, non sono un grandissimo fan dei monopattini, però devo ammettere che come sistema di spostamento per piccoli spostamenti è comodissimo, anche perché è comunque molto leggero, pesa circa 16 kg, lo pigliamo, lo carichiamo in macchina e quindi abbiamo a disposizione sempre nel bagagliaio un mezzo che ci permette di fare diversi chilometri in modo molto pratico e con un costo veramente basso. Andremo a testare questo monopattino su un percorso di 12 km che, se riuscirò a fare in tempo, concluderò. Questo monopattino ha una potenza di 350 watt e raggiunge i 25 km orari ed ha un'autonomia di circa una trentina di chilometri. Diamo un'occhiata al monopattino. Abbiamo un display digitale molto chiaro con le indicazioni di velocità e il contachilometri, 3 modalità di velocità: bassa, media, alta, la leva del freno e il freno a disco posteriore, quindi abbiamo già un'indicazione della qualità del mezzo, poiché avere un freno a disco comunque garantisce una frenata molto pronta e sicura. Un piccolo cavalletto, ruote grandi, e devo dire che le prime impressioni sul comfort di guida sono assolutamente buone e il mezzo sembra molto solido. Abbiamo diverse versioni di questo monopattino. Questa, vi dicevo, è la Arrow, quindi è la versione standard. C'è anche la Arrow Max, ci sono diverse versioni. Questa, diciamo, è il compromesso forse per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo migliore, poco più di 300 euro. Come vi dicevo, mi sembra un prezzo buono per un mezzo che comunque è costruito bene, è bello, solido. E niente, direi adesso andiamo a farci un giro, magari diamo un'occhiata anche all'applicazione, perché c'è anche l'applicazione che ci permette di monitorare i dati, le statistiche del monopattino, e quindi abbiniamo al nostro telefono e possiamo utilizzarlo come contachilometri o computerino di bordo. Questa è l'applicazione, possiamo vedere la percentuale di batteria rimanente, le ore di guida, il chilometraggio del nostro giro, il chilometraggio totale, quindi è abbinato all'applicazione. Altra cosa interessante, il faretto LED che si attiva con un click ed è anche parecchio luminoso. Ma io direi andiamo a fare questo giro di questi 12 km, vediamo se riusciamo a concluderlo e se sì, quanta batteria ci rimarrà a disposizione. Oggi è una bellissima giornata e anche il posto è meraviglioso, questa ciclabile è proprio bella, quindi ci godiamo questo bel giretto in quest'estate fresca. Guardate anche il livello del lago come è alto, proprio perché quest'anno sta continuando a piovere. Qui siamo proprio sull'acqua praticamente, su questa bellissima passerella. Adesso sto utilizzando la modalità media, facciamo doppio clic e mettiamo quella alta in modo da avere le massime performance. Beh, devo dire che lo scooter è veramente molto stabile, piacevolissimo da guidare, ha anche una bella accelerazione quando premiamo a fondo con l'acceleratore. Non è potentissimo, ma insomma è uno scooterino per passeggiate e piccoli spostamenti, va benissimo così. La frenata, devo dire, molto molto pronta. Adesso magari
Ecco, siamo in un pezzo di leggera salita. Andiamo fino a fondo con l'acceleratore in questo pezzetto di leggera salita, non abbiamo nessun problema a procedere. Ora che la salita si fa più ripida, vedete, siamo già un po' in difficoltà. Ecco, questo non è un mezzo adatto a salite ripide. Eccoci in discesa. Utilizziamo un po' il freno a disco, che devo dire funziona alla grande, ci garantisce una bella sicurezza. Devo dire per il momento davvero molto gradevole. Allora, è già qualche chilometro che sto viaggiando, confermo la piacevolezza del mezzo, della guida, anche per il discorso della frenata e delle ruote grandi, che comunque rendono lo scooterino confortevole anche nei tratti un pochino più difficili. L'unica cosa che mi lascia un pochino così perplesso, ecco, vedete anche qui, appena c'è un po' di salitina si è un po' in difficoltà e bisogna darsi un aiutino spingendolo col piede. Allora, distanza percorsa fino ad ora 6,3 km e abbiamo ancora più della metà della batteria. Ovviamente considerate come al solito che le stime della percorrenza, della durata della batteria che vi vengono fornite dai fornitori sono sempre in determinate condizioni, quindi mai al massimo delle performance. Comunque siamo a metà del giro, quindi concludiamo, ma dovremmo farcela senza alcun problema. Facciamo anche un piccolo tratto di sterrato. Eccoci arrivati a destinazione. L'applicazione mi segna 60% di batteria rimanente e chilometraggio totale 9,6 km. In realtà il giro dovrebbe essere di 12, quindi un po' strano. Sul display notiamo 2 tacchette rimanenti di batteria. Comunque complessivamente il giro è stato piacevole, rilassante, il mezzo mi ha dato sicurezza. Sarebbe stato apprezzabile avere quel pochino di potenza in più nelle salite.
Ovviamente bisogna sempre fare attenzione con un monopattino perché insomma siamo sempre in un equilibrio molto precario. Il freno a disco posteriore comunque funzionava molto bene, sul bagnato ovviamente tendeva un po' a scodare, però diciamo che per poco più di 300 euro mi sembra un ottimo mezzo. Vi lascio tutti i link in descrizione e a mio parere è un mezzo complessivamente promosso. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lasciami un commentino, metti un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!